Quando vedete questa macchinetta già sapete che andiamo a preparare qualcosa di molto speciale. Quindi mettiamoci al lavoro e spero che con questa ricetta vi possiate divertire. Andiamo. Prepariamo la pasta fresca. In una ciotola ho messo della semola rimacinata di grano duro, ci mettiamo un uovo, e un pochino di acqua. Aggiungiamo 2 prese di sale e mescoliamo. L'acqua va aggiunta a poco per farla incorporare bene nella farina. A questo punto incominciamo a lavorare con le mani. Quando la farina si è tutta incorporata possiamo andare a lavorarla un pochino sul piano, ma giusto per un paio di minuti. La divido in pezzetti e appiattisco con le mani. Ora copriamo con la ciotola per evitare che la pasta si asciughi e aspettiamo una decina di minuti. In questo tempo ci occupiamo del ripieno. In una pentola mettiamo ad appassire gli spinaci che abbiamo precedentemente sciacquato e li abbiamo anche sgocciolati. Non aggiungiamo acqua e non aggiungiamo condimento. In questa ciotola mettiamo la ricotta, l'uovo, un pochino di formaggio grattugiato, io qui utilizzo il parmigiano 36 mesi che contiene pochissimo lattosio, il pepe e un pizzico di sale. Cominciamo a mescolare. Gli spinaci non li faccio bollire, ma li faccio semplicemente appassire sulla fiamma. In questo modo si ammorbidiscono, però non prendono acqua e così il mio ripieno sarà un ripieno più asciutto. Dopo un minuto possiamo spegnere. Uniamo gli spinaci alla ricotta e ora con le forbici andiamo a sminuzzarli. Aggiungiamo il prosciutto cotto, lo tagliamo a pezzettini veramente molto piccoli. E il ripieno del rotolo è pronto. Per tirare la sfoglia io metto i rulli della macchinetta a 1.
Le sfoglie le vado a sovrapporre con un pochino di farina e ora con il mattarello andiamo a stendere. La sfoglia deve essere spessa più o meno un paio di millimetri. Ora andiamo a distribuire sulla sfoglia il nostro ripieno. Lasciando un bordo libero perché questo ci servirà per sigillare il rotolo. Arrotoliamolo. Un po' di pasta in eccesso la togliamo e andiamo a chiudere. E andiamo a sigillare le estremità. A questo punto dobbiamo prendere un canovaccio pulito, ci adeggiamo la pasta ripiena dentro e la arrotoliamo nella stoffa. Prendiamo un po' di spago e andiamo a chiudere la stoffa come a formare una caramella. Questo salamino adesso va bollito, quindi mi procuro una pentola bella grande che lo contiene e vi faccio vedere come faccio. Ho portato a bollore l'acqua in questa pentola lunga. Questa è una pesciera e serve appunto per cuocere il pesce. Vado a salare. Prendo il rotolo molto delicatamente, evitando di fargli fare delle pieghe, e lo vado a mettere nell'acqua. Copriamo con il coperchio e facciamo cuocere per 30 minuti. Se non avete una pesciera non vi preoccupate perché la ricetta la potete fare lo stesso. Basta prendere una pentola molto grande, la più grande che avete in casa, e all'interno ci andate a mettere non uno ma 2 rotoli più piccolini. Naturalmente con la pesciera è tutto più semplice. Dopo 30 minuti il rotolo è cotto e delicatamente possiamo toglierlo dall'acqua. Facciamo solo attenzione a non scottarci.